Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Cardirene Sanofi SRL. Ultimo aggiornamento, 31 dicembre 2021. Cos'è Cardirene? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Cardirene durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati e sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Cardirene? Cardirene è un farmaco a base del principio attivo lisina-acetilsalicilato, appartenente alla categoria degli antiaggreganti piastrinici e nello specifico antiaggreganti piastrinici, esclusa l'eparina. È commercializzato in Italia dall'azienda Sanofi SRL. Cardirene può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Cardirene 160 mg OS 30 bustine, Cardirene 300 mg OS 30 bustine, Cardirene OS 30 bustine 100 mg. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare: Sanofi SRL. Ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica classe A. Principio attivo: lisina-acetilsalicilato. Gruppo terapeutico: antiaggreganti piastrinici. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni per tutti i dosaggi: 75 mg, 100 mg, 160 mg, 300 mg. Prevenzione degli eventi aterotrombotici maggiori: dopo infarto miocardico, dopo ictus cerebrale o attacchi ischemici transitori, TIA, in pazienti con angina pectoris instabile, in pazienti con angina pectoris stabile cronica. Prevenzione della riocclusione dei bypass aortocoronarici e nell'angioplastica coronarica percutanea transluminale, PTCA. Prevenzione degli eventi cardiovascolari nei pazienti con malattia ateromasica conclamata, nella sindrome di Kawasaki, nei pazienti in emodialisi e nella prevenzione della trombosi durante circolazione extracorporea. Per il solo dosaggio di 100 mg. Prevenzione degli eventi cardiovascolari in pazienti ad elevato rischio. In soggetti a rischio elevato di un primo evento cardiovascolare maggiore, rischio 10 anni 20% in base alle carte di rischio del progetto Cuore dell'Istituto Superiore di Sanità. Posologia: nell'adulto 1 bustina al giorno, da sciogliersi in un bicchiere d'acqua. Il trattamento deve iniziare con Cardirene 160 mg o Cardirene 300 mg, secondo prescrizione medica, subito dopo la comparsa dei primi sintomi e proseguire per almeno 5 settimane. È possibile proseguire la terapia con Cardirene 75 mg o Cardirene 100 mg. Dopo infarto miocardico, oltre che nell'angina instabile, il trattamento sarà iniziato il più presto possibile, sia in caso di primo episodio che in caso di recidiva. La prevenzione degli eventi cardiovascolari in pazienti ad elevato rischio dovrà essere effettuata con il dosaggio di 100 mg. In soggetti a rischio elevato di un primo evento cardiovascolare maggiore, rischio 10 anni 20% in base alle carte di rischio del progetto Cuore dell'Istituto Superiore di Sanità. Da utilizzarsi solamente su prescrizione del medico. Controindicazioni: ipersensibilità all'acido acetilsalicilico o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1 o ad altri farmaci antinfiammatori non steroidei, FANS cross-reattività. Anamnesi di asma o polipi nasali associati all'asma indotti o aggravati da somministrazione di acetilsalicilati o sostanze con attività simile, specialmente farmaci antinfiammatori non steroidei, antecedenti di ipersensibilità ai salicilici, broncospasmo, reazioni anafilattiche. Terzo trimestre di gravidanza, oltre le 24 settimane di gestazione, per dosi di acido acetilsalicilico maggiori di 100 mg al giorno, vedere paragrafo 4.6. Ulcera gastroduodenale attiva, cronica o ricorrente, o anamnesi di emorragia gastrica o perforazione dopo trattamento con acido acetilsalicilico o altri FANS. Qualsiasi malattia emorragica costituzionale o acquisita. Rischio emorragico. Insufficienza epatica grave. Insufficienza renale grave, CLCR 15 mg/a settimana con acido acetilsalicilico a dosi antinfiammatorie, e 1 g per dose o 3 GDE, o a dosi analgesiche o antipiretiche, e 500 mg per dose o 3 GDE. Vedere paragrafo 4, 5.
somministrazione di anticoagulanti orali con acido acetilsalicilico usato a dosi antinfiammatorie, e 1 g per dose o 3 GDE, o a dosi analgesiche o antipiretiche, e 500 mg per dose o 3 GDE, in pazienti con una storia di ulcere gastroduodenali, vedere paragrafo 4.5. Pazienti con mastocitosi preesistente, nei quali l'utilizzo di acido acetilsalicilico può indurre gravi reazioni di ipersensibilità, che comprendono shock circolatorio con vampate di calore, ipotensione, tachicardia e vomito. L'uso di questo medicinale è comunque controindicato nei bambini e nei ragazzi di età inferiore a 16 anni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: non associare altri farmaci contenenti acido acetilsalicilico per non superare la dose giornaliera raccomandata. In caso di cosomministrazione con altri medicinali, al fine di evitare qualsiasi rischio di sovradosaggio, verificare, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Diverse sostanze sono coinvolte nelle interazioni a causa delle loro proprietà di inibire l'aggregazione piastrinica. Abciximab, acido acetilsalicilico, clopidogrel, epoprostinolo, eptifibatide, iloprost, tormetamolo, ticlopidina e tirofiban. L'uso di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere Cardirene insieme ad altri farmaci come Symptom, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Cardirene durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Cardirene durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza nell'animale. È stato osservato un effetto teratogeno nell'uomo. In base a molteplici studi epidemiologici, in particolare uno studio prospettico in un alto numero di donne, non è stato, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati osservati effetti di Cardirene sulla capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Le frequenze non possono essere definite sulla base dei dati disponibili. Pertanto le frequenze sono elencate come non note. Patologie del sistema emolinfopoietico: sindromi emorragiche, ecchimosi, emorragia urogenitale, epistassi, sanguinamento. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio per l'acido acetilsalicilico. Le dosi tossiche sono comprese tra 200 mg/kg e 300 mg/kg per os. Il rischio di sovradosaggio è importante nei soggetti anziani e in particolare nei bambini piccoli. Sovradosaggio terapeutico o, più frequentemente, intossicazione accidentale. Il sovradosaggio con salicilati, in particolare nei bambini piccoli, può portare a grave ipoglicemia e ad intossicazione potenzialmente fatale. Nei bambini, un sovradosaggio può essere fatale già a partire da un dosaggio di 100 mg/kg in una singola assunzione. Con il sovradosaggio acuto e cronico di acido acetilsalicilico può presentarsi edema polmonare non cardiogeno pericoloso per la vita, vedere paragrafo 4.8. Se si tiene conto della posologia raccomandata, il sovradosaggio è improbabile. Sintomi: intossicazione moderata, ronzii auricolari, sensazione di riduzione dell'acutezza uditiva, cefalea, vertigini, capogiri, confusione, nausea. Sono indizi di sovradosaggio e possono essere controllati riducendo la posologia. Intossicazione grave: febbre, iperventilazione, alcalosi respiratoria, chetosi, acidosi metabolica, coma, collasso cardiovascolare, insufficienza respiratoria, grave ipoglicemia. Trattamento d'emergenza: trasferimento immediato in ambiente ospedaliero specializzato, lavanda gastrica e somministrazione di carbone attivo, controllo dell'equilibrio acido-basico, alcalinizzazione delle urine con monitoraggio del pH delle urine, emodialisi in caso di grave avvelenamento. Trattamento sintomatico: proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica: antitrombotici, antiaggreganti piastrinici. Codice ATC B01AC06. Analgesico, antipiretico, antiaggregante piastrinico. A dosi elevate antinfiammatorio. L'acido acetilsalicilico, ASA, è un inibitore dell'attivazione piastrinica, bloccando per acetilazione la cicloossigenasi piastrinica,
Proprietà farmacocinetiche: assorbimento. Dopo l'assorbimento, l'acetilsalicilato di lisina si scinde nel plasma in asa ed in lisina. L'asa è rapidamente idrolizzato in acido salicilico. Distribuzione: la concentrazione plasmatica massima viene raggiunta dopo dati preclinici di sicurezza. Non vi sono ulteriori informazioni su dati preclinici oltre a quelle già riportate in altre parti di questo riassunto delle caratteristiche del prodotto. Vedere paragrafo 4.6. Elenco degli eccipienti: glicina, aroma di mandarino, olio essenziale di mandarino, succo di agrumi e lattosio, ammonio glicerizzato. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.